Ragazzi, cosa succederebbe se all'improvviso doveste suonare solo con metà della vostra strumentazione? Sarebbe peggio? O forse meglio? La risposta potrebbe sorprendervi come ha sorpreso me. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e in questo video vi voglio rivelare come sono passato da una pedaliera ingombrante e un amplificatore da 30 kg a un setup minimalista che include solo l'essenziale. Una chitarra modificata, pochi pedali strategici, un mini ampli e un nuovo microfono che cattura perfettamente ogni sfumatura del suono. Perché, come dicono gli americani, less is more. Less is more. Hai mai notato che i chitarristi con le pedaliere più grandi spesso non hanno un bel suono? Non è un caso, ho visto musicisti trasportare delle pedaliere mastodontiche, piene di effetti che non usano mai, o peggio ancora, che non sanno sfruttarli al meglio. Mentre molti professionisti si affidano a dei setup molto più semplici. E questa, ragazzi, è la trappola di avere un'attrezzatura eccessiva. E oggi voglio spiegarvi proprio perché meno è decisamente meglio. Less is more. La maggior parte dei chitarristi cade in questa trappola. All'inizio compri un pedale, poi un altro ancora e prima che tu te ne accorga ti ritrovi con una collezione impressionante di effetti. Ti convinci che quel delay analogico o quel riverbero boutique sarà la chiave per sbloccare proprio il tuo suono, ma la realtà è ben diversa. Prima di tutto, ogni nuovo elemento che aggiungi al tuo setup aumenta il peso complessivo e introduce un potenziale punto di guasto. Considera poi che un setup complesso può facilmente superare i 40 kg e trasformarsi in una ragnatela intricatissima di cavi e connessioni. Nei primi anni del boom dell'automobile, Ford era criticato perché le sue auto non erano molto accessoriate e la sua risposta mi ha sempre colpito: tutto ciò che non c'è non si può rompere. Ora immagina di essere sul palco davanti a centinaia di persone e improvvisamente uno dei tuoi 12 pedali smette di funzionare. Il tuo suono non è più lo stesso, il pubblico si agita e tu perdi completamente la concentrazione. È successo a un mio amico chitarrista durante un'audizione e quell'esperienza traumatica ha completamente trasformato il suo modo di pensare all'attrezzatura. L'approccio minimalista che sto per mostrarti è una vera e propria filosofia. Si tratta infatti di concentrarsi sulla qualità invece che sulla quantità. Pensa ai grandi maestri della chitarra, la loro genialità risiede prima di tutto nelle loro mani e nella loro capacità ovviamente di tirare fuori emozioni dal loro strumento. E se non siete d'accordo che il suono sta nelle mani, non mi offendo, mi piacerebbe però sapere cosa ne pensate. Scrivetemi la vostra opinione qui sotto con un commento che ovviamente non leggerò. Voglio condividere con voi la mia esperienza personale. Durante un concerto ho avuto un problema alla pedaliera, ho dovuto improvvisare con quello che funzionava ancora e sorprendentemente, vieni, anzi mi avvicino io, il mio suono era più chiaro, più definito e più presente che mai. Quella sera è stata una vera rivelazione. Ho gradualmente ridotto il mio setup fino ad arrivare a soli 4 pedali essenziali che scelgo in base al tipo di musica che andrò a suonare. Ho guadagnato in affidabilità, chiarezza sonora, il mio nuovo setup pesa meno di 15 kg in totale e posso montarlo e smontarlo in pochissimi minuti. I 4 pedali che considero veramente essenziali sono un accordatore fondamentale per mantenere l'intonazione, come il tuner press della Houghton, e questo fa anche da pedale del volume. Un dual overdrive come il Casleder Toxic Twins che aggiunge carattere al suono permettendomi di passare da ritmiche crunch a suoni lead più distorti. Un compressore che bilancia la dinamica come il Wampler Ego 76 e un delay che crea profondità come il Walrus Harp 87. All'occorrenza posso aggiungere un pedale extra se serve un chorus o un tremolo e la comodità è proprio la pedaliera Expand della D'Addario che può allungarsi e quindi se serve ospitare altri pedali. Il cuore di questo sistema è l'alimentatore Chox DC7 che fornisce un'alimentazione completamente isolata, eliminando loop di massa e proteggendo i pedali da sbalzi di tensione. Pensatelo come un salvavita che controlla la stabilità dell'intero setup. L'ho messo sotto la pedaliera così non occupa minimamente spazio e tutto entra comodamente nella custodia. Se siete incuriositi, la maggior parte di questa attrezzatura l'ho recensita qui sul canale, vi lascio come sempre il link in descrizione. Ma la bellezza di un setup minimalista sta proprio nella sua semplicità. Meno componenti significano meno distrazioni e più attenzione alla tua musica e alla tua tecnica. Come chitarrista, infatti, il tuo obiettivo dovrebbe essere sempre suonare, non gestire un'orchestra di pedali.
questa mi è uscita bene. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete il vostro strumento più pesante e tiratelo sul pulsante mi piace, doppio mi piace, e non azzardatevi mai, ho detto mai, a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio! Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. Mai! La semplicità però non riguarda soltanto i pedali, ma inizia proprio dallo strumento e nella relazione strategica con l'amplificatore, che devono essere quindi ottimizzati per il più bel suono possibile. Partiamo dalla base, la chitarra. La mia Fender American Standard del 2012 è un esempio perfetto di come alcune modifiche mirate hanno trasformato questo strumento in una chitarra super versatile. Prima della modifica infatti era limitata ai suoni standard di una classica Fender. Ora invece la configurazione HSS con i pick-up fatte 50 al manico centrale che producono suoni cristallini per parti pulite, ritmiche funk, in puro stile Fender Stratocaster, mentre il Seymour Duncan JB Vintage al ponte mi dà quel mordente ideale per dei riff aggressivi e assoli molto penetranti. Questa combinazione mi permette di passare quindi da sonorità blues a sonorità rock semplicemente usando il selettore del pick-up e riducendo quindi la necessità di altre chitarre per cambiare timbrica. E con il selettore push push che switcha l'humbucker in single coil è come avere due chitarre in una. Il ponte Vegatrem VT1 completa le modifiche ed è perfetto sia per dive bomb estremi che per vibrati molto espressivi, mantenendo quindi una grandissima stabilità di accordatura. E ragazzi, questa affidabilità evita di portarmi un altro strumento di backup. Ragazzi, ma una chitarra ben configurata rappresenta solo l'inizio. L'amplificatore Laney Cab Super Top da 15 watt che vedete lì dietro bilancia potenza e praticità. Con soli 7,5 kg è portatile ma abbastanza potente per la maggior parte delle situazioni live. E se il locale dove andremo a suonare ha a disposizione una cassa o in sala prova ad esempio, posso portarmi soltanto la testata. Il suo suono valvolare cattura ogni sfumatura ed ha una bellissima risposta dinamica al tocco. Mi piace impostare un suono leggermente crunch che posso controllare con il volume della chitarra. Ha anche un bellissimo riverbero ed un comodo boost che all'occorrenza è molto utile. Ora ve lo faccio ascoltare, ovviamente microfonando la cassa. La microfonazione infatti completa questa catena sonora. Ringrazio tantissimo Thomann per avermi inviato in prova il nuovissimo microfono della Shure, il Nexadyne 5, pensato proprio per la microfonazione dell'amplificatore. Insieme al microfono, oltre al manuale di istruzione, troviamo anche la custodia morbida e il supporto con l'adattatore per l'asta. È un microfono super cardioide dinamico che utilizza la tecnologia Revonic brevettata da Shure con due trasduttori che sono perfettamente calibrati e che lavorano insieme per restituirci un suono eccellente. Questa tecnologia permette di catturare ogni nota con una definizione impressionante. Il pattern super cardioide è fondamentale, ha un'area di ripresa più stretta rispetto a un microfono cardioide standard come ad esempio il classico SM57, riducendo quindi drasticamente il feedback e isolando la chitarra sul palco anche negli ambienti più rumorosi. In pratica questo significa che posso posizionare il Nexadyne 5 davanti al mio Laney e ottenere un suono perfetto che mantiene quindi la sua consistenza in ogni ambiente. Le frequenze basse hanno corpo e definizione, mentre i medi naturali e gli alti cristallini definiscono il carattere della mia chitarra. E la forma, come vedete, è perfetta per essere appoggiato sul cono senza dover usare un'asta dedicata, alla vecchia maniera, diciamo, ma indubbiamente molto pratica.
risultato finale è quindi un setup che elimina la necessità di probabili aggiustamenti durante l'esibizione, e questa è una vera salvezza in situazioni live, diciamo caotiche. Il prezzo è di 258 euro, trovate il link in descrizione. Ma cosa succede se a un certo punto c'è un imprevisto tecnico? Il vero nemico di ogni chitarrista non è la mancanza di talento, ma l'imprevisto tecnico. Anche l'amplificatore può trasformarsi in un soprammobile costosissimo quando decide di smettere di funzionare nel bel mezzo della canzone più importante della serata. È proprio qui che il mio sistema minimalista rivela il suo segreto più potente: un piano B invisibile che posso usare nel momento del bisogno. La pedaliera che ho progettato è costruita attorno a due principi fondamentali: essenzialità e praticità, e i 4 pedali selezionati coprono la maggior parte delle mie necessità sonore. Ma il mio vero asso nella manica è il sistema di backup che si attiva nel momento critico. Con un solo movimento del piede posso attivare il Walrus Audio ACS1, un simulatore di amplificatore e cabinet che contiene dei modelli virtuali capaci di sostituire istantaneamente qualsiasi amplificatore fisico. E a completare il piano B una DI, sempre della Walrus, il Canvas stereo, che garantisce la qualità del segnale anche attraverso lunghe distese di cavio e mantiene ogni dettaglio del suono anche oltre i 30 metri di cavo. E in pratica il passaggio al sistema di backup richiede meno di 10 secondi. Mentre suono attraverso il Laney, se l'amplificatore si spegnesse improvvisamente, attivo la CS1 e continuo senza interruzioni. Il pubblico penserebbe soltanto che ho cambiato intenzionalmente il suono. Riducendo quindi il setup all'essenziale, ho ottenuto una serie di vantaggi per me significativi. Il peso è drasticamente diminuito, permettendomi quindi di arrivare ai concerti meno affaticato. Il tempo di montaggio è dimezzato, così da avere più tempo per riscaldarmi, e una gamma di suoni perfetta per le mie esigenze grazie ai componenti versatili e di grande qualità. Questo approccio minimalista non è solo pratico, ma elimina le distrazioni tecniche, concentrando l'attenzione solo su ciò che conta: la musica. Ricordatevi sempre che la preparazione è la chiave di successo sul palco. Essere pronti a ogni evenienza significa garantire che lo spettacolo continui senza intoppi, indipendentemente dalle difficoltà tecniche che potreste incontrare anche durante il trasporto. Per proteggere la mia chitarra ho scelto la custodia Vertigo della Mono, una delle migliori. È robusta, abbastanza leggera e con un pad di gomma alla base che non solo protegge ma rende anche facile il trasporto. E nella tasca ho sempre con me questi accessori. Per quanto riguarda i plettri, sono un grandissimo fan dei Dunlop Jazz 3. La loro precisione e il loro controllo non hanno uguali, specialmente per le parti soliste. Per alcuni potrebbero sembrare un po' piccoli, specie per lo strumming, ma se vi ci abituate riuscite a farci tutto. Mi raccomando, portatene sempre qualcuno in più. Per quanto riguarda le corde, da anni uso le D'Addario 1046, hanno un timbro equilibrato che non è né troppo brillante né troppo opaco ed è perfetto sia per suonare ritmiche che parti soliste. Non sono corde che durano tantissimo, questo lo devo dire, ma il vantaggio è che costano poco e almeno io preferisco cambiarle spesso. Mi raccomando, non lesinate e portatevi sempre almeno 2 mute extra. Non dimenticatevi il capotasto, un piccolo ma potente strumento che deve essere sempre presente nell'arsenale di ogni chitarrista, e questo perché vi permette di cambiare al volo la tonalità. Questo della G7 è molto pratico e non costa neanche troppo. Ovviamente includete sempre almeno 2 cavi di riserva, un piccolo multitool per delle regolazioni rapide e un panno per pulire la vostra chitarra. Ragazzi, spero di avervi passato il mio messaggio all'approccio minimalista, che è un approccio comunque completo che permette di farvi concentrare più sulla musica anziché preoccuparvi dell'attrezzatura. Voi fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri strumenti irrinunciabili per i concerti e cosa pensate invece di poter semplificare nel vostro setup. E ricordate, meno è meglio. Less is more. E se volete approfondire l'argomento non dimenticate di guardarvi il video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!